Buongiorno e buon anno, il 2019 se n'è andato velocissimo e questo è il primo video degli anni 20, del 2020, di questa nuova decade che spero sia per tutti voi scoppiettante e piena di soddisfazioni. Poi tra l'altro oggi, data in cui registro questo video, è il 3 gennaio, che è anche il giorno del mio compleanno, quindi auguri a me, ne faccio 22 e per questo motivo mi sono preso anche gli ultimi 2-3 giorni per festeggiare il Capodanno con i miei amici, con la mia ragazza e con la mia famiglia, proprio perché oltre a compiere gli anni e festeggiare il Capodanno, tra poco partirò per Londra per una nuova avventura. Poi comunque alla fine di questo video approfondiremo meglio Londra, proprio perché nell'ultimo periodo sto sistemando tutte le cose e ho anche fondato azienda lì a Londra, però ne parleremo alla fine, perché come sapete questa è una nuova puntata dei miei investimenti, rubrica mensile dove vi parlo e vi condivido l'andamento di tutti i miei investimenti passati e di tutti i miei piani e progetti futuri. Poi come sempre vi ricordo che questo video lo faccio per avere una discussione costruttiva con voi, quindi lasciate un commento qui sotto qualsiasi domanda o qualsiasi informazione aggiuntiva voi abbiate. Detto questo e dopo avervi fatto anche gli auguri per una decade fantastica, vi ricordo che la struttura di questo video è: prima facciamo una revisione di tutti i miei investimenti passati, poi vado a prendere gli investimenti dell'ultimo mese, in cosa ho investito, e poi alla fine di questo video parlo dei progetti futuri, tra i quali c'è anche il mio spostamento a Londra durante questo mese di gennaio 2020. Quindi se volete sapere di più di questa cosa e se volete sapere qualche curiosità sulla mia nuova azienda, state con me fino alla fine di questo video. Fatta tutta questa parentesi noiosissima iniziale, direi che possiamo passare al fulcro di questo video. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo che non sono un consulente finanziario, sono semplicemente un ragazzo da oggi di 22 anni che condivide il suo percorso negli investimenti e nel business online. Quindi prima di prendere una qualsiasi scelta con i vostri soldi, fate le vostre opportune considerazioni. Ma ora partiamo. Ora, come vi ho detto prima, c'è il riepilogo di tutti i miei investimenti passati e del loro andamento. Tutte le piattaforme che sto per menzionare sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per non stare a ripetere ogni volta come funzionano queste piattaforme, io qui sotto in descrizione vi lascio una marea di approfondimenti e di informazioni, come video recensioni che ho fatto, articoli che ho scritto, e potete trovare tutti i link per quelle informazioni qui sotto in descrizione se volete approfondire. Poi oltretutto, se poi ve la sentite dopo esservi informati di investire in una di queste piattaforme, come sempre vi lascio il mio link invita un amico di quasi ogni singola piattaforma, tramite il quale ognuno di noi può avere un bonus, sia voi che vi iscrivete a una di queste piattaforme che io. Detto questo, vi faccio una veloce carrellata di tutte le piattaforme con lo screenshot del mio investimento. Nell'ultimo mese ho depositato altri 500 euro su Bondora e sempre nell'ultimo mese ho guadagnato 60 euro tramite quella piattaforma. Poi la seconda piattaforma dove investo è Mintos, lì ho depositato 350 euro e ho guadagnato circa 25 euro. Voglio fare una piccola parentesi su Mintos perché in questo momento c'è un piccolo scandalo, se così si può chiamare, perché alcuni loan originator su Mintos sono stati bloccati, o comunque Mintos ha deciso di interrompere la possibilità che questi loan originator hanno di mettere dei prestiti sulla loro piattaforma. Per questo motivo molte persone nell'ultimo periodo stanno dubitando del peer-to-peer lending. La conclusione alla quale sono arrivato io, prima di eliminare questa tipologia di investimento, è quella di, prima di investire in un prestito, andare a controllare il rating e la storia del loan originator, cioè l'azienda che mette a disposizione quel prestito. Se nella nostra strategia di investimento nel peer-to-peer lending è implementata questa cosa, allora il rischio di questi investimenti si abbassa e con meno probabilità andiamo incontro a dei problemi con il loan originator. Poi oltretutto, se si investe con il buyback guarantee, si abbassa ulteriormente questo rischio. Però come sempre vi ricordo che il peer-to-peer lending è pur sempre un investimento, quindi siamo di fronte a del rischio. Il rischio che fallisca
fallisca la piattaforma, il rischio che falliscano questi loan originator, eccetera eccetera. Quindi fate le vostre riflessioni. E come sempre, principio fondamentale: informazione come prima cosa, diversificazione come seconda cosa. Per questo non tutti i miei soldi sono in un'unica piattaforma. Quindi terza piattaforma di peer-to-peer lending, Estate Guru. Qui si fanno prestiti per progetti immobiliari. Su Estate Guru nell'ultimo mese non ho depositato nulla, però ho avuto un guadagno dagli interessi dei miei investimenti passati di 10,19 euro. Quarta piattaforma nella quale investo, rendimento etico, e finalmente il primo progetto dove avevo investito su quella piattaforma. Questa piattaforma fa sempre peer-to-peer lending per l'immobiliare. Comunque si è concluso quel progetto dove avevo investito 500 euro e mi sono ritornati 40,55 euro di interessi. Il progetto si è concluso prima dei 6 mesi previsti, quindi sono anche contento perché ho avuto un gran bel rendimento, mi pare attorno all'8% fosse, dei soldi che avevo investito in meno di 6 mesi. Quindi molto bene, e nei miei progetti c'è quello di reinvestire quei soldi in un altro progetto sempre dentro la stessa piattaforma e magari dal prossimo mese iniziare a depositare più soldi. Quinta piattaforma nella quale investo, Twino. Qui non deposito più soldi, però dai soldi che già avevo depositati tempo fa ho ottenuto altri 70 centesimi circa, ed in totale nel mese di dicembre ho guadagnato circa 140 euro nel peer-to-peer lending. Come ho detto già in altri video, io penso questi tipi di investimenti come investimenti a lungo termine, quasi come un piano a deposito, molto più rischioso di un piano a deposito, e per questo anche garantiscono dei rendimenti migliori. Però rendimenti migliori, rischi più alti, è sempre quella la favola. Poi vi ricordo di nuovo che se volete andare a approfondire il peer-to-peer lending, qui sotto in descrizione avete tutti gli approfondimenti, ed oltretutto c'è una sezione del mio blog che si chiama Income Graph, nella quale faccio vedere tutti gli andamenti di tutti i miei investimenti in queste piattaforme mese per mese, quindi può essere ancora più interessante. Però detto questo, direi che ora possiamo passare ai nuovi investimenti dello scorso mese. Come sapete, stavo prendendo delle posizioni sul Bitcoin e nello scorso mese ho preso l'ennesima posizione sul Bitcoin. Ho investito 1400 euro ieri, quando il Bitcoin valeva 6750 euro, quindi circa 7000 dollari statunitensi, e tramite questo investimento ho comprato altri 0,22 Bitcoin. Come sapete, io i Bitcoin li compro da Coinbase Pro, e se volete, sempre qui sotto in descrizione vi lascio il mio link invito a un amico, tramite il quale potete avere un bonus di 9 euro, e date il bonus di 9 euro anche a me, quindi come sempre siamo tutti contenti se volete usare gli stessi strumenti che io utilizzo. Poi, volendo, per comodità, se volete fare tutto tramite smartphone senza fare depositi e volete comprare Bitcoin con la carta, la commissione è un po' più alta, però io vi consiglio Conio, un'applicazione che vi fa sia da portafoglio per i vostri Bitcoin, che vi permette di acquistare Bitcoin. La commissione è dell'1,5%, quindi un po' più alta di Coinbase Pro, però il processo per riuscire a comprare questi Bitcoin è molto più semplice ed intuitivo. Per gli investimenti dello scorso mese questo era l'unico in realtà, però come sapete io nei prossimi mesi sto cercando di prendere molte posizioni sul Bitcoin. Ne ho altre 4 da prendere, cerco di comprare ad intervalli costanti quando penso che l'acquisto sia un buon prezzo, quindi nei prossimi mesi prenderò anche queste nuove 4 posizioni sempre sul Bitcoin. E oltretutto, dopo il mio trasferimento a Londra e lo spostamento della mia residenza fiscale a Londra, inizierò anche ad investire e diversificare il mio portafoglio di investimenti in molte altre cose, proprio per rispettare il principio che dicevo prima della diversificazione. Infatti in questo momento sono troppo esposto nel peer-to-peer lending e sono troppo esposto nel Bitcoin, quindi cercherò di ribilanciare la cosa investendo per esempio in ETF o comunque nel mercato azionario. Quindi state sintonizzati, perché stanno arrivando video dove parlo dei miei investimenti sui mercati azionari. Magari inizialmente sarà soltanto con ETF, proprio per diversificare il rischio, però magari in futuro riuscirò a portarvi anche video su investimenti in azioni singole. Detto questo, ho fatto un attimo la panoramica dei nuovi investimenti dell'ultimo mese e dei nuovi investimenti che proprio stanno arrivando tra pochissimo con il mio trasferimento. Non li faccio già ora perché in questo momento sono residente fiscale in Italia e sto facendo proprio questo spostamento, quindi per comodità prima preferisco fare tutto lo spostamento per poi iniziare a fare questi
investimenti senza dover fare doppie dichiarazioni, spostamenti di fondi, casini vari. Dopo aver fatto tutta questa panoramica, direi che possiamo iniziare a parlare dei progetti futuri, delle cose che stanno arrivando. Innanzitutto il mio trasferimento sarà una grande novità e arriveranno una valanga di nuovi contenuti proprio in riferimento al trasferimento a Londra. Innanzitutto il 18 di dicembre ho aperto azienda lì a Londra, voglio farci un video approfondito proprio sull'apertura della mia azienda dove vi spiego anche tutte le piccole cose che voglio fare e che farà quell'azienda. Però se siete già curiosi e volete andare a vedere l'effettiva apertura della mia azienda, la cosa molto figa che succede nel Regno Unito è che c'è un sito aperto, accessibile da tutti, che si chiama Company House, nel quale potete andare a vedere tutte le aziende esistenti in suolo britannico, tra le quali c'è anche la mia. La mia azienda si chiama Z Media Ltd e se andate in quel sito e scrivete Z Media Ltd vi viene fuori la mia azienda con l'indirizzo della mia azienda, che è poi l'indirizzo del mio commercialista. Ho messo la sede nell'ufficio del mio commercialista per comodità e oltretutto vi vengono anche i miei dati, fondato da Riccardo Zanetti, director eccetera eccetera. Se non volete andarvela a cercare di persona, qui sotto in descrizione vi lascio il link che vi porta direttamente al sito delle company house britanniche e se siete curiosi potete andare a curiosare su quel sito e a vedere dettagli. Non lo so, fate voi. Io per trasparenza e per farvi vedere tutto il mio processo, tutto il mio progetto, tutti i miei progetti, ve la lascio e ci tengo a condividere con voi questa informazione. Poi dopo il 18 di dicembre, il 24 di dicembre, per cui ci è voluto pochissimo e in un periodo vacanziero, sono riuscito anche ad aprire il conto aziendale, il conto bancario aziendale tramite il quale posso ricevere pagamenti. Tra i miei progetti futuri c'è anche quello di fare un video sul mio conto bancario aziendale, perché secondo me è molto interessante e particolare ed oltretutto può essere molto utile se una persona si trova nella mia stessa situazione. Poi sempre in relazione al mio trasferimento arriveranno molti video su Londra, magari sul mercato immobiliare lì, sulla cultura britannica, su quello che succede, sulle possibilità che ci sono lì a Londra, sulle possibilità di investimento e sulle possibilità di creazione di business lì a Londra. Quindi se non volete perdervi tutti questi video, rimanete collegati ed iscrivetevi al mio canale. Detto questo, ho già pianificato un calendario di video per il prossimo mese molto intenso e molto figo, tra i quali ci sarà anche un video dove vi spiego quanto e come guadagno con YouTube, video che mi avete richiesto in tantissimi, che sto pianificando, sto scrivendo. È molto difficile ed impegnativo, quindi se non volete perdervelo e ci tengo che voi lo vediate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così vi arriva la notifica e non vi perdete nulla. Dopo quel video ci sarà anche un video dove vi parlo dei miei obiettivi per il 2020. Sono tantissimi, sono molto impegnativi, però sono anche scanditi temporalmente e spero di riuscire a completarli tutti. Ci farò un video perché penso che possa essere interessante per esplorare l'andamento e dove andrà questo canale, e poi dopodiché ci tengo a dirvi che tutte le rubriche che ho tenuto nel passato, come per esempio quella del trading, come per esempio quella delle soft skill che si chiama abilmente, verranno mensilmente aggiornate, quindi troverete nuovi video anche per quelle rubriche. Quindi come sempre rimanete sintonizzati. Detto questo, sono molto contento di come è andato l'anno scorso e sono contento che nel giorno del mio compleanno una delle cose che mi rende più felice è parlare di fronte a una fotocamera, condividere quello che sto facendo, magari anche con informazioni che possono far cambiare la mentalità o far cambiare la prospettiva di una persona, cosa che mi rende veramente fiero e orgoglioso del mio lavoro. Ed oltretutto questa cosa non sarebbe possibile se non potessi parlare con persone come voi che mi danno veramente tanto e che spero riescano a trarre tante cose da quello che condivido, dalle mie delusioni, dai miei progetti e da tutti i miei errori. Quindi vi ringrazio veramente tanto per l'ultimo anno. Spero che il prossimo anno sia più impegnativo dell'anno passato e più scoppiettante, perché questo ritmo mi sta piacendo veramente tanto. Io vi ringrazio nuovamente, so che è banale questa cosa, tutto questo non sarebbe possibile senza di voi. Vi rinnovo i miei auguri per un decennio fantastico e noi ci vediamo a un prossimo video di questo nuovo anno 2020.
Basta, diventa imbarazzante la situazione. Come sempre lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, nuovamente ve lo ricordo così non vi perdete nulla, e poi come sempre lasciate un commento e ditemi cosa vorreste vedere, cosa vi sta piacendo, cosa non vi sta piacendo, e poi se avete eventuali domande. Detto questo, io questa sera vado a festeggiare con i miei amici il mio compleanno e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi, buon anno nuovamente!